L'intervista di Marotta a Sky segna di fatto il futuro di Simone Inzaghi, a meno di colpi di scena veramente clamorosi, e questo inevitabilmente scatena poi le voci di mercato con almeno 4 nomi di allenatori che già stanno circolando come possibili idee per la sostituzione di Inzaghi al termine di questa stagione. Nel frattempo registriamo poi anche un altro colpo di scena sul tema stadio con un aggiornamento di giornata, un aggiornamento di cui in realtà abbiamo già parlato, ma che di fatto oggi in queste ore viene ufficializzato. Di questo e non solo parliamo nell'episodio di oggi. Ben ritrovati amiche ed amici passione interisti. Vi chiedo subito un mi piace al nostro approfondimento di oggi. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, ma soprattutto fate un salto sul nostro nuovo sito, perché finalmente lo possiamo annunciare, passioneinter.com. Avrete ricevuto anche la nostra newsletter gratuita, immagino. Il nostro sito ha cambiato veste, un sito più veloce, più di impatto, con nuovi format, tante novità sulle quali stiamo ancora lavorando. Di giorno in giorno amplieremo la nostra offerta e integreremo nuove funzionalità e non solo, quindi a partire dalla diretta alle 19:30 di oggi vi racconteremo un po' di più. Siamo ancora un po' con i lavori in corso, ma intanto abbiamo fatto questo grande passo e vi invito ovviamente a fare un salto, quindi su passioniter.com. Dateci un feedback, che cosa ne pensate, e se non l'avete fatto, se non l'avete ancora visto, se non l'avete ancora letto, recuperatevi ovviamente l'intervista completa a Beppe Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter. La trovate integrale sul nostro sito. In questo episodio di oggi mi soffermo su 3 passaggi in particolare di questa intervista, su 3 temi. Il primo riguarda una questione di mercato, una di quelle più discusse, ovvero il futuro di Lukaku, perché sull'attaccante belga Marotta di fatto dice che, essendo un calciatore di proprietà del Chelsea, tornerà lì al termine di questa stagione e poi si valuterà che cosa fare. Lukaku vorrebbe restare a fine stagione, poi si faranno le dovute valutazioni e si capirà se si vorrà negoziare per un nuovo ritorno oppure no. Io sinceramente, per come siamo abituati, continua a sembrarmi strano che non ci sia già un discorso abbozzato per il secondo anno o comunque per una permanenza prolungata. Però è vero anche, come ho detto più volte fin dalla scorsa estate, che il mercato a livello non solo di Inter, ma in generale, va sempre più in una direzione di quello che sta facendo anche il Bayern Monaco da qualche anno a questa parte, ovvero un mercato che porta a completare le rose delle squadre con calciatori anche molto forti, anche molto costosi, ma presi solo per un anno o per tappare, diciamo, un buco all'occorrenza. E ancora oggi a me sembra di percepire quindi più di qualche dubbio sulla permanenza di Lukaku, sicuramente. Il secondo tema invece è la risposta di Marotta alle dichiarazioni di Lautaro Martinez nel post partita di Bologna-Inter. Marotta dice di aver apprezzato molto il senso di appartenenza dimostrato, l'attaccamento alla maglia dimostrato da Lautaro, che in poche parole aveva, diciamo, responsabilizzato, invitato quantomeno la squadra a responsabilizzarsi, e aveva detto che così non si va da nessuna parte, in pochissime parole. E sempre più evidente, almeno dal mio punto di vista, che in questo momento Lautaro è un leader assoluto all'Inter, e credo che meriti la fascia da capitano più di tantissimi altri, più dello stesso Brozovic. Ma delle parole di Lautaro Martinez ha già parlato il nostro Simone in un altro approfondimento che vi lascio linkato e lo potete recuperare. Il terzo tema invece è quello un po' più centrale, un po' quello più importante nell'episodio di oggi soprattutto, e un po' anche in generale per l'Inter, perché riguarda le parole su Simone Inzaghi, sull'allenatore. Marotta va a Sky per parlare pubblicamente subito dopo una sconfitta e va a lanciare proprio un messaggio forte, molto duro secondo me, sull'allenatore. E di fatto Marotta, in poche parole, dice che non si può accettare questa altalena di risultati con vittorie importanti a cui poi fanno seguito dei passi falsi, e l'allenatore ed i giocatori, cosa che ribadisce più volte, devono trovare una soluzione a questo problema di continuità. La dirigenza ha fatto il suo, sostanzialmente dice, anche se anche qui qualcosa andrebbe detto, perché ha fatto il suo sì, ma ha messo a disposizione anche dell'allenatore una rosa forte secondo me, ma con tanti problemi da gestire dentro. Allo stesso tempo però Marotta dice che l'allenatore quindi e la squadra devono trovare ancora più motivazioni e ancora più concentrazione per non perdere di vista quello che è l'obiettivo di questa stagione, che in questo momento è diventato la qualificazione alla Champions League. Qualificazione in Champions League perché lo scudetto ormai di fatto è scappato. Altrimenti, in un altro passaggio sempre di questa intervista, Marotta di fatto spiega e dice pubblicamente che l'obiettivo prioritario per l'Inter è lo scudetto, più anche di buoni risultati ottenuti in Europa, e quindi sulla base di questo
Inzaghi sarà valutato, posso immaginare. Io vi dico la mia, a me Marotta sembra un po' in difficoltà sinceramente in questo momento, come lo è stato anche in altri momenti della sua avventura interista in cui ha dovuto gestire delle situazioni delicate sicuramente. Con questo intervento non dice nulla di clamorosamente nuovo in realtà, perché, conferma la fiducia all'allenatore, come è normale che sia, come ha già fatto anche altre volte, ma lo fa dopo avergli dato una bella steccata, diciamo così. E non è un qualcosa di clamoroso perché è l'ennesima volta che lo fa, ma a proposito, proprio per questo è l'ennesima volta che lo fa e quindi diventa un messaggio ancora più forte, ancora più duro. Mi sono andato a riguardare un po' all'indietro, ci sono secondo me almeno 6 o 7 momenti in cui Marotta direttamente o indirettamente è andato giù duro sull'allenatore. La prima addirittura risale a inizio settembre, attorno all'8 settembre, dopo la sconfitta col Bayern Monaco. Comunque Marotta subito lancia un messaggio forte all'allenatore poche settimane dopo il rinnovo del contratto, gli dà una scossa con una dichiarazione pubblica e subito dopo arriva la vittoria contro il Torino. Arriva poi poche settimane dopo la sconfitta contro l'Udinese, probabilmente la più brutta partita stagionale dell'Inter. C'è la sosta per le nazionali in quel periodo lì. Durante la sosta, forse vi ricorderete, ne abbiamo parlato spesso, c'è stato quel botta e risposta in cui la Gazzetta dello Sport si è fatta un po' da tramite, prima con l'intervista non intervista di Inzaghi che ha confidato qualcosa ad un giornalista, eccetera, eccetera, poi con una serie di articoli e di spifferi che sono arrivati in risposta a questa non intervista di Inzaghi, che appunto mi sembravano dei messaggi molto forti e molto netti contro l'allenatore. Si torna dalla sosta, si gioca Inter-Roma, l'Inter perde, lì comincia veramente a traballare la posizione, il clima comincia a farsi molto caldo, trapelano tante notizie su un possibile esonero, dichiarazioni, eccetera, eccetera, spuntano nomi anche più o meno concreti come quello di Paulo Sousa. Marotta diciamo che conferma la fiducia, però il clima è molto caldo, tant'è che ricorderete proprio in quel periodo lì Inzaghi se ne esce con quella sua famosa dichiarazione dell'allenatore che porta trofei, riduce i costi e aumenta i ricavi. Si arriva dunque ad Inter-Barcellona con Marotta che prima della partita abbassa un po' i toni dopo questa uscita di Inzaghi, arriva la vittoria contro il Barcellona che di fatto secondo me svolta e salva un po' tutta la stagione di Inzaghi. Allo stesso tempo in campionato poco dopo si arriva a Juve-Inter 2-0 e di nuovo Marotta dopo la partita esce fuori in maniera molto dura, sottolineando il problema dei troppi gol subiti e del fatto che l'allenatore debba trovare un rimedio. Dopo questa partita arriva anche il 6-1 col Bologna dell'andata. Nel prepartita però di quella gara ancora una volta Marotta aveva parlato di una classifica strana per l'Inter e Inzaghi aveva il compito di trovare i rimedi, ancora una volta, messo sotto la lente di ingrandimento. I risultati poi da lì tornano, c'è la sosta, c'è la vittoria contro il Napoli, c'è la Supercoppa vinta, il derby di campionato vinto, ma nuovo passo falso, il pareggio 0-0 con la Samp che non scatena direttamente Marotta, però arriva questa contestazione di cui abbiamo già parlato della curva nord che per la prima volta se la prende apertamente con Inzaghi e parla di un Inzaghi che non motiva la squadra, ancora una volta l'aspetto mentale che torna fuori. Non dico che lo hanno scritto sotto dettatura, però ancora la tempistica è un po' sospetta. In seguito a questo, non so se è stata la scossa della curva nord o comunque il valore dell'Inter, sicuramente si riparte con l'Udinese, arriva la vittoria importantissima col Porto e di nuovo, come capita sempre, dopo una grande vittoria c'è un passo falso come quello di Bologna e quindi di nuovo questa dichiarazione di Marotta perché evidentemente il momento è caldo e evidentemente Marotta fin da inizio stagione penso abbia visto qualcosa a livello proprio di tenuta mentale, come dicevo, e di continuità per cui ritiene che debba intervenire così pubblicamente a dare la bastonata per ottenere dei risultati in determinati momenti, cosa che vedendo poi come è andata fino ad ora, nell'immediato il suo effetto sembra darlo, come dicevo con i risultati, però poi dopo poco si ritorna punto a capo e allora per questo motivo io credo che ormai a meno di clamorosi colpi di scena, questo tipo di valutazioni, questo tipo di interventi che deve fare Marotta, stia portando la dirigenza a pensare seriamente di mettere in discussione Inzaghi in vista della prossima stagione e a meno di, come dicevo, clamorosi colpi di scena e a meno di clamorosi exploit da qui a fine stagione, soprattutto in Europa, ma non solo.
Accanto a questo, come dicevo, stanno già spuntando dei nomi sui possibili eredi. Poi ovviamente la stampa un po' si diverte anche su questo, ma si è parlato spesso di De Zerbi che molti tifosi hanno incensato molto. Può essere anche un'idea sicuramente intrigante. Ora dopo il Bologna chiaramente si batte forte anche sul nome di Thiago Motta, che ha idee interessanti, credo abbia anche un futuro, almeno secondo me, per come l'ho visto e per come l'ho seguito io, ha un futuro da top squadra di primo livello sicuramente, però se lo si prende solo perché costa poco e va di moda, non so quanto si può andare lontano, ecco. Andrebbe poi sicuramente sostenuto e supportato nel modo giusto con scelte di mercato, in linea con il suo progetto e anche la giusta pazienza. Pazienza che tra le altre cose poi, è anche un elemento di cui ha potuto godere per esempio un grande allenatore come Jürgen Klopp, che nei primi tempi a Liverpool ha avuto bisogno di pazienza, di tempo e poi anche di tanti investimenti che lo hanno portato a fare dei grandi risultati. Qualche quotidiano in queste ore ha parlato di un sogno Klopp per l'Inter, sinceramente non vedo come possa essere fattibile economicamente questo tipo di operazione, non tanto o non solo per l'ingaggio dell'allenatore, ma anche perché credo che poi porterebbe con sé una serie di richieste a livello di investimenti che ad oggi la vedo difficile per la situazione attuale dell'Inter. Qualche segnale poi, dicevo 4 nomi, arriva su Mourinho. Qualche segnale in questo senso effettivamente c'è e non so voi, non mi ci soffermo in questa sede, ma io in realtà non sarei così contrario al suo ritorno a San Siro, però vedremo, fatemi sapere un po' voi nei commenti. Nel frattempo, dicevo di San Siro che è sempre più al centro di un dibattito accesissimo, vi do un aggiornamento rapido perché oggi c'è stato un incontro molto atteso a Palazzo Marino con Inter, Milan e il sindaco Sala, un incontro che ha portato ad un possibile nuovo momento di svolta in questa lunghissima telenovela. La strada sarà ancora lunghissima, per cui vi faccio un'estrema sintesi di quello che è avvenuto. Inter e Milan erano inizialmente d'accordo, e ormai da diversi anni, nel portare avanti un progetto unico al posto dell'attuale stadio Meazza nella zona San Siro. Viste poi le lungaggini, la burocrazia e il fatto che non si procedesse di fatto molto in quella direzione, il Milan si è mosso in prima linea in solitaria, quindi nonostante degli accordi già con l'Inter, un lavoro fatto in collaborazione, si è mosso da solo valutando la possibilità di andare da sola su un'altra area privata vicino al Meazza. Comunque, oggi il Milan lo ha di fatto annunciato ufficialmente davanti all'Inter e davanti al sindaco e quindi la priorità al momento rimane sempre quella di una condivisione dello stadio al posto del Meazza, quindi con la demolizione dell'attuale Meazza. Ma se il Milan al termine delle prossime 2 o 3 settimane di valutazioni riterrà più conveniente l'ipotesi B, cioè di andare da solo in un'area privata lì vicino, allora il Milan si sposterà da solo. A quel punto anche l'Inter ha già avviato un piano B alternativo per uno stadio da solo, fuori Milano, in un'altra zona privata. Quindi San Siro di fatto rimarrebbe in mano al comune, senza squadre, senza sapere che cosa poi succederà. E sarebbe, credo, un bel danno per Milano sicuramente, mentre per i club penso che possa essere la soluzione ideale, quella di uno stadio ciascuno, perché permetterebbe di massimizzare i ricavi per ciascuna squadra e di cercare di colmare un gap sempre più evidente con le grandi potenze europee. Vediamo quelli che saranno i prossimi aggiornamenti. Vi terremo ovviamente aggiornati. Nel frattempo vi invito a seguirci nella diretta alle 19:30 perché dobbiamo aggiornarvi anche su un altro tema molto importante, ma ne parliamo in diretta. Nel frattempo vi aspettiamo su passioniter.com, su passioniter.club se volete sostenere il nostro progetto. Vi lascio poi in descrizione un altro approfondimento da non perdere per chi ci ascolta in podcast, mentre se state seguendo questo episodio da YouTube vi basta cliccare qui.